Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento. E adesso andremo subito a vedere con la Citroën 2 cavalli Charleston in scala 1/8 edizione De Agostini. Ho voluto riprendervi direttamente l'apertura del pacco, la sommaria apertura, perché io ho già visto tutto ovviamente, per darvi soltanto una misura, anzi ve ne do due, e perché no tre, ve le do tutte e tre, altezza, profondità e larghezza di questo mega pacco, che credo sia il pacco più grande che riceveremo noi che abbiamo deciso di sottoscrivere l'abbonamento online. Guardate, la misura è 46 cm per 20 cm e la profondità è 32 cm, grandissimi. La spedizione è la numero 16, sto leggendo sull'ordine che mi è arrivato, e i numeri vanno dal 61 al 65, quindi abbiamo 5 numeri. Sapete che in questa collezione da un po' di tempo ci vengono dati 5 numeri. Adesso vi faccio vedere quello che è contenuto, ma vi dico subito, lo potrete capire anche da voi, che questa è la parte centrale della carrozzeria. Poi abbiamo un altro gadget, ecco qua, se non sbaglio Glauco mi chiedeva quando sarebbe arrivato anche questo, ed è arrivato Glauco, eccolo qui. Ciao Glauco. Mi dovete scusare per i guanti, ma è giusto che vi dica la motivazione per il fatto appunto che li sto portando. Ecco, la forma di italiano è perfettamente corretta, va bene così, perché ho diverse ferite nelle mani, credo si chiamino ragadi, dovute dal freddo e da difese immunitarie basse, così mi è stato detto. Quindi ecco, siccome non è uno spettacolo bellissimo da vedere, anzi tutt'altro, ho preferito mettermi i guanti. Ecco qui. Diamo un'occhiata subito al gadget che abbiamo ricevuto. È un set di attrezzi con punti intercambiabili, dovrebbe esserci anche una prolunga flessibile. Vado subito a vedere. E come la apro con i guanti, ragazzi? Ce la faccio? Meno male. Ecco qui. Questo si tira su se volete agganciarlo in verticale. Ah no, questo sì, se volete agganciarlo in verticale. Pensavo stesse così, ma insomma è fatto per agganciarlo verticalmente. Open, si preme, andiamo a vedere. C'è stato omaggiato, quindi va bene. Più di così non si apre. Insomma, non è se più di così non si apre, non è un granché comodo. Come mai? Vediamo. Ah, ecco, perfetto. Adesso sì. Beh, è carino, dai. Considerando che ci è stato dato come omaggio, vediamo un po' se anche questo è calamitato. Perfetto, calamitato. Questa è la prolunga flessibile, guardate che carina. Calamitata anche questa. Ed è calamitata anche questo. Perfetto, bello, dai. No, insomma, non perdiamo tempo, questo lo aggiusterò dopo, dai. Comunque carino, su. Ci sono diverse possibilità qui di punte intercambiabili, ci sono anche queste, per quelle viti che hanno i due fori laterali.
sono queste chiavi anche qui. Questi inserti sono proprio, secondo me sono molto completi. Bene, via questo. Adesso ecco le quali i fascicoli, ecco qua i fascicoli. Come vi ho anticipato abbiamo dal 61 al 65, ecco qui. Andiamo subito a vedere quello che troviamo all'interno del fascicolo, sia come immagini che come contenuti scritti. Quindi se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di dare lettura ai fascicoli lo potrà fare. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, che continuate a dare vita al canale. E per quelli invece che non si sono iscritti, ma che magari si spera abbiano il piacere di farlo, ma si dimenticano semplicemente, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi. Intanto, mentre faccio scorrere le immagini e vado lentamente per consentirvi, come vi ho già detto, di poter leggere, volevo anche dirvi che se ci fosse qualcuno che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Questi fascicoli mi piacciono veramente tanto di quest'auto perché sono completi di informazioni. Ecco perché ci tengo anche a darvi questa possibilità. Provate a dare lettura a parti del fascicolo e vedrete che se amate veramente quest'auto non potrete che continuare a leggerne i contenuti scritti. Ecco qui. Tanto qui vediamo il rivestimento del sedile posteriore che andremo subito a vedere adesso, non appena finisce questo fascicolo. Fasi di montaggio molto semplici. Seguirà poi chiaramente un video dedicato per ogni montaggio, quindi seguitemi ragazzi se avete piacere e se volete darmi un'ulteriore mano condividete i miei video nei gruppi dedicati. Grazie. Alla fine di questa unboxing prenderò tutto quello che ho montato fino al numero 60 e così avremo un quadro completo di dove siamo arrivati con questa splendida auto iconica, leggendaria, utilitaria francese. Avete visto quanti contenuti ci sono? Che è un ulteriore arricchimento a quello che è già stato per noi motivo di scelta, cioè il modello nella sua bellezza. Quest'auto o la ami o non ti piace assolutamente. Ecco qui. Questo è il rivestimento che poi andremo a montare quando ci sarà il video dedicato sul telaio. Eccolo qua. Guardate che bellezza, similpelle, la spugna, il tessuto, che meraviglia. E qui abbiamo queste due parti che hanno il velcro che garantiranno la tenuta e la posizione corretta sui tubolari metallici, mentre qui
basterà semplicemente inserire all'interno lo schienale e abbiamo risolto. Bene, passiamo adesso al numero 62. Questo video sarà abbastanza lungo perché non potrebbe essere diversamente, visto che ci tengo a dare possibilità di lettura. Ecco qui. Oggi è il 15 di dicembre e dico anche l'anno per immortalarlo per il passato, stavo dicendo per il futuro. No, cosa sto... Ragazzi, i guanti non mi fanno ossigenare il cervello. Volevo dire per il futuro. E sono circa le 5, le 17 e sta nevicando abbastanza. Sono contento perché pulisce il cielo, Chiaramente creerà dei disagi a chi va a lavorare, però la neve ci va. Ecco qui, abbiamo il supporto anteriore del sedile, perché il sedile è appoggiato nei 3 punti posteriori dietro direttamente sul pianale, mentre invece la parte anteriore, se vi ricordate, era sospesa e appunto vi dicevo che sicuramente non poteva che andarci un supporto, e infatti questo è il suo rialzo. Questa è la parte battipiede, il battitacco, ecco, dello sedile. E qui le varie fasi del montaggio. Io vi dico soltanto che questa macchina è uno dei pochi modelli, secondo me, che più si avvicina a quello reale, anche perché non sono stati fatti di plastica verniciata i sedili, sono stati proprio strutturati come quella vera. Cioè, ma ci pensate? Guardate, praticamente è una macchina vera in miniatura. Ma ci sono tante di quelle informazioni che io neanche mi immaginavo. Per quello ci tengo a spingervi a leggere il contenuto di ogni fascicolo e vedrete che sarete soddisfatti, perché sono informazioni davvero interessanti. Un po' di cultura ulteriore su questo che è non soltanto il modello Charleston, ma proprio la storia della Citroën, quindi il marchio Citroën. Reparto corse, non soltanto l'utilitaria. Ecco qui. Andiamo a vedere anche questo contenuto. Molto semplice. Il pezzo in plastica. Oh, qui hanno davvero esagerato. Comunque non è male. Guardate qui, per chi avesse problemi di vista, una serie di viti IP, non si può non riuscire a leggere le lettere, IP e TM. Come potete vedere, una è contraddistinta dal colore azzurro e dalla lettera finale P plastica, quindi questa va avvitata nella plastica. Sconsiglio sempre di usare qualsiasi tipo di lubrificante, non usatene mai lubrificanti sulla plastica, per tante volte che ho spiegato, non lo spiegherò di nuovo, i motivi appunto per i quali sconsiglio di farlo. E questa invece
TM, nera, scritta nera, M di metallo alla lettera finale, e qui invece vi consiglio di usare un lubrificante, qualsiasi lubrificante va bene. Ecco qua. Praticamente questo qui si monta poi così. Ecco. E la parte davanti del sedile, come abbiamo già detto. Bene, via anche questo. Passiamo subito al numero 63. Ancora non ho buttato giù il cavalletto col telefonino, ma c'è tempo, ragazzi, non disperate. Ovviamente quando poi andrò a fare i video dedicati per ogni montaggio, tutto quello che sto facendo vedere adesso, ragazzi, non lo farò vedere più. Ecco perché dedico più tempo al video unboxing. Da un po' di tempo ho deciso di seguire questa linea, così che appunto chi non è interessato, e mi dispiace per quello che vi ho detto già prima, chi non è interessato alla lettura e ai contenuti scritti, quindi può andare avanti velocemente, anche se ve lo sconsiglio, perché tante volte mi escono fuori dei consigli o delle cose che magari mi ricordo in quel momento, come quello che vi ho detto prima, appunto del lubrificante da usare o non usare. E se mi guardate per la prima volta e vi sfuggono questi consigli, potreste poi magari, come si dice, attuare una cosa sbagliata come quella di usare dell'olio o del grasso per creare i filetti nella plastica. Ecco, quindi detto questo, i prossimi video saranno molto più brevi. Ecco, in sintesi questo è. Qui comunque troviamo gli acceleratori, gli interruttori, chiedo scusa, che poi andiamo a vedere nel dettaglio, che andranno poi collocati. Bisognerà rimuovere il tappetino interno anteriore, nessun problema, perché come in quella vera è solo appoggiato ed è di gomma, bellissimo. Vedete, qui si parla di veicoli industriali Citroën, ovviamente, degli anni 70. Lo so, ragazzi, c'è del silenzio, anche troppo, però è come essere in biblioteca. Qui si dedica il tempo alla lettura e in biblioteca non bisogna fare nessun tipo di rumore, ragazzi. Anche se la verità è che non sono capace di mettere le musiche. Diversi mi scrivono: Michele, è meglio così, altri non mi scrivono nulla, magari pensano il contrario, che sarebbe meglio fare dei video con dei sottofondi musicali. Ecco, diciamo che la realtà è quella che vi ho detto prima, non ne sono capace. Numero 63, andiamo a vedere quello che troviamo in questo numero. Eccolo qua.
troviamo l'interruttore del freno, che è contraddistinto dalla lettera F. Ecco qui l'interruttore, questo è lo spinotto femmina e questo è l'interruttore, vedete. Aspettate un attimo. Eccolo, così. Poi abbiamo l'interruttore dell'acceleratore, che è contrassegnato con la lettera G. Eccolo qui, che praticamente è identico all'altro, ma con funzioni ovviamente diverse, o meglio con destinazioni diverse. La funzione è la stessa. Allora, e poi abbiamo due serie di viti, tutte e due da avvitare nella plastica, stesso discorso che ho detto prima, evitate lubrificanti, CP e JP. Poi abbiamo le due piastrine, tutte in plastica, e il morsetto. Ecco qua. Adesso ritiro e siamo al numero 64. Buona lettura, ragazzi. Vi ricordo, sempre che ne abbiate il piacere, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, così ogni qualvolta io andrò a fare un video vi arriverà la notifica. Date anche un'occhiata alla playlist, dove potete trovare altri modelli, e giusto per conoscenza, per ogni modello che sto costruendo io ho un gruppo su Facebook, quindi se avete piacere chiedetemi il link così se volete vi potrete iscrivere. Non sono gruppi grandi perché io non sono molto bravo con la tecnologia, quindi non sono proprio capace a capire come si fa o a cercare come si fa per poter ottenere più iscritti, e quindi ecco, questo sicuramente non va bene, non è a mio favore, però è così. Guardate cosa riceviamo qui. Come vi ho anticipato prima, è la parte superiore della carrozzeria e questa voglio andarla anche a pesare. Ecco, guardate anche qui, leggetevelo questa pagina perché è interessante, ovviamente è rivolto a quelli che non hanno fatto la collezione. Ci sarà anche il tettuccio come in quella vera apribile in tessuto. Ragazzi, ma ci rendiamo conto? Bellissima. Certo, lo sapevamo già che era così, però ecco, al pensarci, ecco, la cosa mi fa molto molto piacere perché è un dettaglio che non è dato per scontato. Potevano farla anche in plastica, rimovibile, ma invece hanno deciso di farla in tessuto e io l'apprezzo. E come se l'apprezzo. Ecco qua. Adesso metto pausa e prendo
la grande scatola che contiene la parte più grande che riceveremo in questa collezione. Ecco qua, vi voglio proprio far vedere la scatola. Oltre che ovviamente il contenuto. Allora, devo dire che è confezionata in maniera impeccabile. Sono molto soddisfatto. Scusatemi, sentirete la voce un po' lontana perché sto posando la scatola. Ecco qui. Che pezzo, ragazzi! Mamma mia, che pezzo! Fate attenzione quando la andate a tirar fuori dal blister, perché qui abbiamo questi due pezzi che serviranno sicuramente per la capotta. Quindi fate attenzione a non danneggiarli, vedete? Questi due pezzi sembrerebbero di metallo, però ecco, fate attenzione. Oh, andiamo subito a vederla bene tutta adesso. Andiamo a guardarla bene. Qui abbiamo un'applicazione cromata, sicuramente in plastica cromata, molto bella, non è vernice ma è proprio un'applicazione in plastica. Oh, ragazzi, guardate, che fastidio. Guardate qui, manca la vernice nera. Come si fa? Vabbè, adesso andiamo avanti con il video, ma secondo voi io me la tengo così? Ma no, ragazzi, chiedo la sostituzione e esorto chiunque faccia le collezioni che quando riceve un pezzo che non è stato assolutamente controllato dal controllo qualità, in quanto è inesistente in ogni collezione, lo si evince da tutti i pezzi fallati che si ricevono, di farlo sostituire. Non me ne fanno problemi, non me ne hanno mai fatti, però ovviamente qui manca proprio la vernice, vedete? Il pezzo è bellissimo, il pezzo è bellissimo. La messa a fuoco delle immagini molto meno. Dentro è verniciato dove è a vista, perché una volta che si apre la capotta ovviamente ci sono delle parti che saranno a vista, quali queste. Questa non credo assolutamente che si veda, però è stata verniciata di nero. Andiamo a vedere quanto pesa questo pezzo. Ecco qua, 861 grammi, che per i nostri amici non italiani che hanno unità di misura di peso differente, questo è il peso, differente dal chilo ovviamente. Ecco qui. Insomma, sono oltre 8 etti e mezzo di peso. Che bello. Poi avremo un attimo, a me piace far vedere tutto quello che posso, perché è così che mi piacerebbe vedere i video
quando mi interessa qualcosa. Allora, questa poi andrà qua. Vediamo un po' l'accoppiamento com'è. Deve essere molto cauti in queste operazioni per evitare di far battere il ferro contro della portiera contro il ferro del telaio e creare così danni alla vernice. Non è il caso. Allora, un attimo che voglio vedere dove tocca. Questo è quello che dovrete fare anche voi, Prima di montare tutto dovete vedere che tutto combaci bene, come le righe bianche con le bianche, la parte nera con la parte nera, perché finché siete in queste operazioni qua è tutto molto semplice, poi non è così semplice quando monterete tutto, ricordatevelo. Perché secondo me qua c'è qualcosa che non va, ma lo vedremo dopo. Dai, ho voluto provare, ma nessun problema, lo vedremo dopo, perché ci andrà un altro pezzo qui sicuramente da inserire. Vedete dove c'è questo foro? Un attimo che vi ingrandisco, ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Questo qua. Qui ci andrà sicuramente un piantone che avrà poi due fori, perché qua abbiamo i due fori delle cerniere che al momento non sono presenti, quindi ecco, ho voluto provare ma poi mi sono accorto che non ci sono i fori qua perché ci manca il pezzo. Vedete che c'è la scanalatura qui per l'inserimento di un travetto qua, di un trave verticale. Bene, anche questo lo abbiamo visto, il pezzo è veramente bello, a parte purtroppo quel difetto, ma si risolve tutto ragazzi, non è un problema. Andiamo a vedere adesso l'ultimo, che è il numero 65, e poi, come vi ho già detto prima, restate con me perché prendo tutto quello che ho montato fino al 61 e poi ci salutiamo. Meari, tutta praticamente in vetroresina. Adesso ha un valore abbastanza considerevole. È stata prodotta fino al 1983, circa 1200 unità, sto leggendo perché non sono così informato. E qui troviamo batteria e parti della batteria che poi andremo a vedere nel dettaglio. Ci sono tanti di quei tubi e fili in questo motore che
sembra proprio che metti la chiave all'interno del nottolino, la chiave fa l'avviamento e la macchina parta. Parta, va bene. Facciamo andare. Si può dire anche parta, ma dipende come lo usiamo, eh. Io penso di aver fatto un po' di pasticci. Ma voi non fateci caso, ragazzi, guardate il modello, ok? Abbiamo quasi finito anche questo ultimo fascicolo di questa ultima consegna, che ci ha portato ad arrivare al numero 65 delle 110 uscite previste. Seguitemi anche perché sto costruendo la Ford Gran Torino di Starsky Hutch, edizione Hachette in scala 1:8, e sempre in scala 1:8 la mitica iconica Lancia Stratos HF, la numero 10 del grande pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Ecco qui. Bene, adesso andiamo a vedere il contenuto anche di questo. Eccolo qua. Oh, che carino, guardate, c'è già il filo attaccato. Guardiamo un po'. Guardate le scritte, pazzesco. Eccoli. Tutto c'è scritto e tutto si legge. Poi abbiamo il supporto della batteria. Due serie di viti, tutte e due da avvitare nella plastica. NP e MP. E infine il regolatore di tensione. Che spettacolo, bellissimo. Questo poi andrà messo così. Così. È avvitato qua, in uno dei fori che sono qua sotto. Bene, adesso metto pausa al video, prendo tutto quello che ho montato fino al numero 60 e poi ci salutiamo, ragazzi. A dopo. E più di così non riesco a fare perché c'è veramente tanto. Il cubo box è 80 cm per 80, quindi guardate. La portiera anteriore sinistra, lato guidatore, l'abbiamo vista anche prima. Vetro basculante, cerniera metallica, tutta in metallo. Questa è la parte interna, guardate che meraviglia. Questi sono i due tubi che poi andranno inseriti qui, uno da una parte, uno dall'altra. Ecco. Cruscotto con
la copertura trasparente e il bordino in rilievo argentato bellissimo col tachimetro, la chiave che consentirà l'accensione sonora del motore grazie a una scheda elettronica e una cassa acustica, un altoparlante, semplicemente per inserimento. La chiave alla fine ha una parte metallica e creerà il ponte tra due contatti interrotti, che sono questi due fili, unendosi chiaramente daranno il contatto. Ecco, non cercate di girare la chiave basta inserirla, poi si troverà sicuramente il modo di intervenire qualora i contatti fossero troppo distanziati, però ricordatevi che non dovete assolutamente cercare di girare la chiave perché la danneggiate. Paraurto anteriore, il posteriore invece, come potete vedere, è già montato, tutto in plastica verniciato, fatto davvero bene. Cofano anteriore tutto in metallo, la rettina è in metallo, la mascherina invece grigia e la parte cromata nera sono in plastica, tutto il resto è metallo. Qui poi ci andrà la copertura come in quella vera per insonorizzare il motore una volta che è acceso. Struttura del telaio, tubi metallici verniciati e elastici montati su anelli con occhioli a dei ganci, vedete, e la fascia lombare e sacrale. Guardate che meraviglia, come quella vera, guardate. Meglio di così è impossibile riprodurre un modello. Questo è il pianale, come potete vedere, interno, dove abbiamo i tappetini, guardate che meraviglia, in gomma, sia anteriore che posteriore. Che belli, guardate. Cinture di sicurezza posteriori. La parte sotto fa vedere il silenziatore con il tubo della marmitta e poi in ultimo eccolo qua, il motore, telaio, ammortizzatori. Guardate che bellezza. Ammortizzatori funzionanti, indipendenti come quella vera. Sembra vera. Vi capiterà che vi si staccano sempre questi qua, che sono poi giunti mocinetici nel semiasse, ma non vi preoccupate, una volta che il modello sarà fermo o in una vetrina, come vi consiglio, non alla polvere, non si muoveranno più. È facile che vi possano uscire, sempre parlando dei gommini questi, per capirci. Questi vedete che sono staccati adesso, questi. Se fate sterzare troppo le ruote, se le tenete diritte il problema non ci sarà mai. Però, ripeto, una volta che il modello sarà fermo e non lo maneggiamo, non facciamo andare a destra e a sinistra lo sterzo, non succederà più nulla. Le coppe non le abbiamo tutte ancora, non vi preoccupate perché vi arriveranno. Ecco qui la parte posteriore con i due fili che illumineranno le luci di posizione e gli stop, che saranno, spero, anche qui presenti come nella Lancia Stratos, dove abbiamo un solo LED rosso che basterà poi premere
e diventerà più intensa la luce, tutto lì. Guardiamo un'altra cosa qua sotto, ecco qui, guardate il sistema di ammortizzazione che hanno queste auto. Concentratevi su questo pistone e poi su quello dietro, guardate come esce, aspettate, ecco, vedete? E anche qui si vede poco, questo è di gomma, questo è metallo, ma anche qui esce e rientra. Stessa cosa per quanto riguarda ovviamente la parte anteriore. Guardate che meraviglia. Guardate questo. Ecco, questo io voglio che la gente poi noti, non soltanto ma costano tanto, non è vero. Non costano tanto perché modelli così a poche centinaia di euro non esistono, ragazzi, non esistono. Poi ripeto, qui abbiamo anche una piccola enciclopedia dell'informazione ed è importante per chi ama quest'auto avere anche tutte le informazioni di tutta l'azienda, tutta la Citroën in questo caso, e tutti i modelli che ha creato, la loro storia. Ecco qua. Bene. Adesso vado a cercare di trovare una copertina bella da mettere per presentare questo video unboxing. Michele vi saluta. Come potete vedere è un video molto lungo, però non è un video tra virgolette normale, ecco. Io faccio vedere tutto, mi piace far vedere tutto. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi, a tutti i vostri cari più cari un saluto e grazie veramente di continuare a seguirmi e di contribuire a dare vita ogni giorno al mio canale. Ciao ragazzi, al prossimo video e non mancate, mi raccomando.